Bentornati su questo canale Anime dal Mondo, io sono Alex e benvenuti a voi creativi e creative. Secondo appuntamento del diorama Café 80 tratto da Back to the Future o Ritorno al futuro, e vi ringrazio innanzitutto perché la prima puntata mi ha dato grandi riscontri, soprattutto sui social. Mi avete mandato tanti messaggi e veramente mi avete riempito un po' il cuore, perché insomma in questa serie ci sto mettendo un po' tanto e soprattutto tanto tempo, perché giustamente ci sono lavorazioni, come lavoro io magari è una lavorazione più lunga, ma che mi soddisfa di più, mi dà cose più tangibili, più belle per quanto mi riguarda, perché se non è perfetto io non posso assolutamente consegnare niente al cliente, ma come in tutti i campi. Intanto vi ricordo che se volete continuare a vedere questa serie dovete semplicemente iscrivervi, seguirmi sui social cliccando la campanella, insomma potete fare tutto ciò che volete, ma soprattutto potete commentare e dirmi tutto ciò che vi viene in mente su questo argomento. Questa serie la porterò fino alla fine, sì, sarà una serie che vedrete fino alla fine, passo dopo passo, come lavoro io, fino a vedere il raggiungimento dell'obiettivo finale, che sarà il diorama di Café 80. Sarà piuttosto lungo, ve lo dico, perché tante lavorazioni, ci sono tanti dettagli da fare, ma ve li farò vedere tutti nel miglior modo possibile per farvi vedere come lavoro io in tutti i campi. Ora io e il mio amico Marty, che è qui per farmi compagnia in questa serie, vi portiamo a vedere il prosieguo di come sto creando il bancone del Café 80. Una volta stampati i pezzi, adesso posso andare a carteggiarli e quindi eliminare eventuali difetti di stampa. Come sapete, a me non interessa che la stampa sia perfetta, perché tanto dopo la dovrò lavorare a mio piacimento, quindi non mi interessa quell'aspetto, ma bisogna carteggiarla, pulire dai pezzi eventuali di supporti e tutto quello che ne conviene, se ci sono errori di stampa, e quindi bisogna andarla a pulire a manina. Almeno questo è il mio metodo di lavoro. Adesso vado a levigare con una levigatrice a nastro le varie parti che mi servono molto lisce. In questo modo avrò già una base su cui eventualmente passare dello stucco se ci sono delle imperfezioni. Ora passo all'incollaggio dei vari pezzi che compongono i pezzi del bancone del Café 80. In questo modo sono riuscito a stamparli senza nessun problema. Incollarli dopo con dell'acciano acrilica non è un problema. Ho rinforzato semplicemente dopo l'interno con dei punti di colla a caldo. Passiamo a rifinire quelle parti un po' più ostiche dove ci sono magari più difetti. In questo caso uso il mini trapano
della Tac Life che ve ne ho parlato tanto tempo fa, ma vi lascio sopra il link, e vado a eliminare appunto quei difetti piccoli che ci sono. Adesso con la colla di Mr. Hobby, la cementessa, vado a prendere qualche punto e a rifinire qualche punto, ed ecco tutti i pezzi del nostro bancone del caffè 80. Passiamo allo stucco, lo stucco per eliminare buchi, imperfezioni, se c'è da rifinire qualche pezzo, e così faccio per tutti quanti i pezzi dove ci sono magari imperfezioni o dove voglio migliorare qualcosa. Con la resina UV invece vado a rifinire quei punti dove voglio che sia molto liscio. Essendo autolivellante posso fare in questo modo, e poi ovviamente scaldandola subito e essicandola subito con i raggi UV della lampada UV. Una volta asciutto lo stucco, adesso posso andare a carteggiare l'eccesso, quindi una seconda carteggiata, per sistemare tutto quello che ho fatto prima. Ora metto su una tavola i pezzi che per quanto mi riguarda sono finiti ma non del tutto, quindi li vado a posizionare su una tavola per poi andare a dare il primer barra stucco spray. Fa sia da stucco spray che da primer. Mi raccomando, fate attenzione, guanti, mascherina perché andate a verniciare, e occhiali possibilmente, e il nostro stucco spray. I pezzi sono fuori ad asciugare. Dopo lo stucco barra primer spray che ho dato, ovviamente li lascio riposare in modo tale che poi possa vedere effettivamente se ci sono altri difetti da sistemare con lo stucco. Può essere che ci siano altri difetti, quindi andremo a recuperarli successivamente. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, spero comunque vi piaccia questa serie, perché appunto è una serie che porta via tanto tempo, e soprattutto cercare di montare i video nel miglior modo possibile per non stancare, ma per farvi vedere le parti essenziali della lavorazione di questo diorama. Quindi vorrei dei vostri commenti e vedere cosa ne viene fuori. Io vi ringrazio appunto per essere rimasti con me fino alla fine, vi rimando al prossimo video della serie, che ovviamente non vi posso dire quando è, se no è tanto inutile, no? Se no poi scappate prima, non è il caso. Ma voi continuate a scrivermi e continuate a iscrivervi al canale, perché ormai siamo tanti per quanto mi riguarda e mi fa molto piacere. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!